a letter written by Princess Diana, a portrait of John Lennon, as well as casino plaques from the first James Bond film. La principessa Diana era nota per la sua gentilezza e il suo amore incondizionato per i suoi figli, il principe William e il principe Harry. Recentemente è stata scoperta una sua lettera mai vista prima, che rivela i suoi profondi pensieri sul futuro che desiderava per loro. Nella lettera, la principessa esprimeva il suo amore e inviava un messaggio emozionante. Ma perché questa lettera è stata tenuta nascosta per così tanti anni? Cosa rivela delle sfide che William e Harry hanno affrontato? E le parole di Diana hanno predetto il percorso che avrebbero scelto nella vita? Esploriamo il contenuto di questa lettera misteriosa. La lettera emotiva della principessa Diana. Letter. Appunti e annotazioni del suo diario sono stati portati alla luce nel corso degli anni, offrendo spunti fondamentali sui suoi desideri, le sue preoccupazioni e le sue idee. D'altro canto, è stata ritrovata una lettera che si pensava fosse andata perduta da tempo. Invece di essere indirizzata a un amico, a un consigliere o a un membro della famiglia reale, questa lettera è stata inviata ai suoi due figli, William e Harry, ed era molto personale. Inoltre, ciò che mostra ha il potenziale di alterare le nostre idee preconcette sugli ultimi anni di Diana. Prima della sua scoperta in una collezione privata della corrispondenza di Diana, la lettera era stata tenuta nascosta al grande pubblico per più di 20 anni. Il contatto tra i membri della famiglia non era solo uno scambio casuale, né una semplice dimostrazione di affetto. Nella calligrafia di Diana era scritto qualcosa di molto più importante, il che era ovvio. La lettera esprimeva i sentimenti di una madre che aveva già previsto le potenziali sfide che i suoi figli avrebbero incontrato in futuro. Nonostante non sia mai stata destinata a essere letta dalla popolazione, ora chiede di essere ascoltata. Per comprendere appieno il significato di questa scoperta, dobbiamo tornare indietro nel tempo, agli anni in cui Diana si rese conto che il futuro che immaginava per i suoi figli non sarebbe stato facile da realizzare. Quando il suo matrimonio con il principe Carlo cominciò ad andare in frantumi, scoprì che la sua battaglia per essere presente nella vita dei suoi figli, William e Harry, divenne ancora più difficile. Alla luce del fatto che l'istituzione reale affronta questi problemi nel suo modo unico, Diana era ben consapevole della possibilità che la sua posizione di madre sarebbe stata sminuita una volta che non fosse stata più la moglie del futuro re. Si stava già preparando alla possibilità che l'istituzione limitasse la sua funzione quando la sua separazione da Carlos divenne ufficiale nel dicembre del 1992. Quando si trattava di educare i successori reali, la monarchia aveva tradizionalmente il potere e, nel corso della storia, era stato dimostrato che il dovere aveva spesso la precedenza sui desideri personali. Diana temeva che gli stessi fattori che avevano influenzato generazioni di figli reali avrebbero finito per oscurare il suo impatto e renderlo meno significativo. Man mano che William e Harry crescevano, le lettere che scrivevano mostravano la crescente inquietudine che stavano vivendo. È andata dai suoi amici e ha esposto loro le sue preoccupazioni. In una lettera che inviò nel 1993, incluse una dichiarazione che, vista col senno di poi, sembra essere quasi profetica. I miei figli sono la ragione della mia vita. Mi sentirei persa senza di loro. Non era solo una proclamazione d'amore, ma anche una confessione del profondo legame emotivo che la univa ai suoi figli e del timore che potesse andare in frantumi. Diana fece alcune scelte deliberate per dare a William e Harry un assaggio del mondo che esiste al di là dei confini del palazzo reale, mentre la sua presenza pubblica aumentava. Li portò in aree in cui potevano entrare in contatto con persone che non facevano parte della cerchia reale, come i fast food, i parchi di divertimento e altri luoghi. Esigeva che frequentassero le scuole pubbliche piuttosto che continuare a ricevere l'istruzione a palazzo, dove potevano ricevere solo insegnamenti privati. Per assicurarsi che i suoi figli avessero una migliore comprensione del mondo al di là della formalità reale, Diana fece queste scelte di proposito. Tuttavia, non tutti erano d'accordo con le sue decisioni. Per molto tempo la famiglia reale ha mantenuto una distanza formale dalla gente comune, che serviva a differenziarla dalla vita quotidiana della popolazione media. Il fatto che la politica di Diana andasse contro questa tradizione le fece guadagnare molta popolarità tra la popolazione, ma portò anche a conflitti all'interno del palazzo.
C'erano persone che non si sentivano a proprio agio quando Diana ridefiniva il significato di mettere al mondo un futuro re e suo fratello minore. Le tensioni aumentarono quando Diana accettò di partecipare all'ormai famosa intervista con Panorama della BBC nel 1995. Fu un evento determinante per il corso della storia. Nel corso della conversazione, ha espresso la sua apertura riguardo alle sfide che comporta uno stile di vita reale, ai disaccordi che sorgono tra i suoi familiari e soprattutto alle sue preoccupazioni riguardo al futuro di William e Harry. Ha concluso dicendo: «Voglio che tu capisca le emozioni delle persone, le loro insicurezze, le loro angosce, le loro speranze e i loro sogni». Nonostante le sue dichiarazioni siano state ben accolte dalla gente comune, all'interno del palazzo sono state considerate improprie. Diana era passata dall'essere una madre che si faceva portavoce dei suoi figli a diventare una donna che metteva pubblicamente in discussione la legittimità dell'istituzione. I mesi successivi furono un periodo di sconvolgimenti. Quando il divorzio di Diana da Carlo fu finalizzato nel 1996, era già nota come Sua Altezza Reale. La sua posizione all'interno della gerarchia reale cambiò. Nonostante avesse perso la sua posizione ufficiale, continuò a detenere il titolo di principessa di Galles e a godere di importanti diritti. D'altra parte, il suo sentimento di attaccamento ai figli era incrollabile. Continuò a scrivere loro, lasciando lettere e biglietti che esprimevano i suoi sentimenti in vari momenti della loro vita. Nonostante la sua posizione fosse cambiata mentre scriveva loro, alcune di esse erano semplici espressioni di affetto, mentre altre mostravano preoccupazioni più profonde. Diana inviò una lettera a William mentre lui frequentava la Eton School. Nella lettera sottolinea l'importanza della gentilezza e della compassione, virtù che ha sempre cercato di trasmettere ai suoi figli. Ha concluso dicendo: «Siete molto amati e spero che non lo dimentichiate mai. La cosa più importante è preoccuparsi del benessere degli altri». Tra le numerose lettere che ci ha lasciato, ce n'è una che, con il passare del tempo, si è fatta notare più delle altre. Un'ultima, frettolosa comunicazione dava l'impressione che Diana provasse un senso di disagio per la restrizione del suo tempo. La lettera andò perduta per molti anni, finché non fu ritrovata nell'anno 2024. Questo particolare messaggio, a differenza dei precedenti, non conteneva solo semplici espressioni di affetto. Un messaggio che, visto con il senno di poi, è stato trasmesso da essa. Con l'avvicinarsi dell'ultimo anno di vita di Diana, le sue preoccupazioni per il futuro dei figli divennero esponenzialmente più intense. All'inizio del 1997 si era ulteriormente allontanato dalla gerarchia reale e si stava dedicando completamente al lavoro delle organizzazioni umanitarie. Oltre al suo lavoro con i malati di AIDS, ha contribuito anche ad altri progetti di beneficenza, che le hanno fatto guadagnare fama internazionale. In privato, tuttavia, continuava a dare la massima importanza alla certezza che William e Harry avrebbero avuto un futuro libero dalle esigenze della vita reale. Questo timore è stato espresso da lui più volte e ha iniziato a comparire più regolarmente nelle comunicazioni di lei con il passare del tempo. Il passare dei mesi dava l'impressione che la sua ansia stesse diventando più pressante. Dopo un po' di tempo, gli amici di Diana e i membri della sua equipe si accorsero che era diventata più percettiva e aveva una maggiore consapevolezza delle dinamiche che si verificavano intorno a lei. Nelle sue lettere esprimeva un crescente senso di disagio, di cui scriveva. In una di esse disse: «Ho molte cose da dire, ma non so se avrò mai l'opportunità di farlo». Dopo un po' di tempo, quando la vita di Diana stava per prendere una svolta, il significato reale di quelle parole sarebbe stato finalmente conosciuto. Quando arrivò l'estate, qualsiasi messaggio avesse voluto lasciare ai suoi figli sembrava più importante di quanto non fosse mai stato prima. Nell'estate del 1997 si verificò un cambiamento significativo nella vita di Diana, che dopo l'anno precedente, quando il suo divorzio fu finalizzato e reso pubblico, si era completamente liberata dai doveri legali che comportava la vita reale. Nonostante ciò, era diventato più suscettibile alle difficoltà in seguito alla sua decisione di interrompere i legami con l'organizzazione che, per certi aspetti, era servita a proteggerla. Tuttavia, ora era in grado di scegliere la propria carriera senza essere costretta dalle restrizioni associate alla regalità. Non avendo le precauzioni di sicurezza previste per i membri anziani della famiglia reale,
Era più vulnerabile che mai all'incessante controllo dei media che la seguivano da anni. Nonostante Diana fosse stata sottoposta a questo grado di controllo per più di un decennio, all'improvviso si trovò sostanzialmente sola, non essendo più vincolata ai limiti dell'etichetta reale. Diana non vacillò mai nel suo impegno di madre, anche di fronte a queste difficoltà. Si impegnò affinché William e Harry avessero esperienze che andassero oltre i confini del palazzo e si presentò regolarmente in pubblico con loro. In questo periodo scriveva anche di nascosto, lasciando appunti, lettere e messaggi che trasmettevano il suo affetto per i figli, ma anche le sue preoccupazioni e le sue aspirazioni per i prossimi anni. Nel corso dell'estate, Diana intraprende una serie di viaggi, durante i quali visita la famiglia e gli amici. In questo periodo, il tono della sua corrispondenza divenne più urgente rispetto al passato. Nonostante avesse già scritto in precedenza del tributo emotivo che la vita reale aveva avuto su di lei, ora i suoi scritti includevano un pizzico di preoccupazione, che nascondeva a tutti tranne che ai suoi amici più stretti e alla famiglia. Alla fine del mese di luglio, lei e il suo amico Dodi Fayed intrapresero un viaggio nel sud della Francia per le loro vacanze. Ha mantenuto un rapporto stretto con i figli, che stavano trascorrendo l'estate in Scozia con la famiglia reale, nonostante fosse successo qualcosa. Brevi lettere e promemoria di quanto mi mancavano venivano recapitati loro per posta. Nel corso di diversi anni, le persone che le erano vicine hanno divulgato queste lettere, che evidenziavano il legame profondo e affettuoso che aveva con William e Harry. Era il suo modo di assicurare alle persone che pensava costantemente a loro, indipendentemente dal luogo in cui si trovava. Una lettera in particolare portava un messaggio semplice ma molto toccante. Sei il mio mondo e ti amerò sempre. Negli ultimi mesi della sua vita, i commenti di Diana assunsero un significato ancora più profondo di quello che avevano avuto in precedenza. In precedenza aveva usato queste parole per rassicurare i suoi figli in diverse occasioni. Nelle ultime settimane della sua vita sono aumentate notevolmente le congetture sul suo futuro. Alcune persone ebbero l'impressione che si stesse preparando ad ampliare la portata della sua attività umanitaria su scala globale, mentre altre ebbero l'impressione che stesse elaborando un'importante dichiarazione pubblica sul suo rapporto con i media. Nei giorni che precedettero il suo arrivo a Parigi, la sera del 30 agosto 1997, Diana trascorse un po' di tempo sulla Costa Azzurra. D'altra parte, c'era una cosa che non poteva essere smentita. I suoi figli continuavano a essere il suo primo obiettivo. Nonostante il fatto che gli eventi futuri sarebbero stati seguiti nei minimi dettagli, una delle ultime azioni di Diana quella sera fu quella di telefonare a William e Harry. Durante la chiacchierata che alla fine sarebbe stata considerata il loro ultimo scambio, Diana parlò con loro prima di lasciare l'albergo. In quello che sembrava un contatto telefonico di routine, la donna avrebbe comunicato con loro nel modo caldo e affettuoso che usa spesso, usando un tono di voce allegro. Tuttavia, con il senno di poi, quel particolare momento si sarebbe rivelato tra i più critici della serata. Nel tunnel del Pont de l'Alma, a Parigi, morì in un incidente automobilistico. Non appena si diffuse la notizia della sua scomparsa, la gente di tutto il mondo fu colpita dal dolore. Tuttavia, oltre alla grande sofferenza dell'opinione pubblica, due bambini avevano da poco perso la madre in modo inaspettato. Dopo essere stati separati da lei per tutta l'estate, William e Harry si trovarono improvvisamente di fronte a un mondo in cui Diana non faceva più parte di nulla. Nei giorni successivi alla notizia di quel tragico evento, un profondo senso di perdita travolse non solo la famiglia reale, ma anche milioni di persone in tutto il mondo. D'altra parte, c'era una domanda che sarebbe rimasta aperta per anni. C'era qualcosa che Diana aveva lasciato ai suoi figli? O una lettera? Una proclamazione del suo amore scritta? O la possibilità di uno sguardo al futuro che aveva immaginato per loro? Letter. Interviste e commenti erano solo alcuni dei modi in cui aveva comunicato molte delle sue convinzioni nel corso della sua vita. La domanda è, se c'era, perché è stato tenuto segreto per così tanto tempo? All'indomani della scomparsa di Diana, lo strazio è stato indescrivibile. Non solo come principessa, ma anche come persona. Gli individui di tutto il mondo hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di una donna che aveva dimostrato compassione, perseveranza e cambiamento. Tuttavia, la perdita è stata molto più personale per William e Harry che per chiunque altro. Non c'era più l'uomo che aveva sempre dato priorità alla propria soddisfazione rispetto ai suoi doveri reali.
erano solo giovani, 15 e 12 anni. Erano molto addolorati e milioni di persone in tutto il mondo condividevano il loro dolore. Tuttavia, tennero per lo più per sé la sua sofferenza personale. Il peso delle aspettative reali fu un tratto distintivo del modo in cui affrontarono la perdita. Nonostante l'affetto, era loro richiesto di preservare l'immagine della monarchia e di mantenere segreta la loro sofferenza mentre tutto il mondo li guardava. Nei giorni che precedettero la sepoltura di Uiana, si fecero molte congetture sul fatto che avesse lasciato o meno un ultimo messaggio per i figli, una lettera d'addio, un biglietto o un qualsiasi scritto personale che potesse servire a ricordare in modo duraturo il suo amore. Le persone più vicine a Diana sapevano che scriveva loro spesso, anche quando era lontana da loro, nonostante il fatto che nessuna di queste lettere venisse immediatamente resa pubblica. Attraverso le lettere, Diana era in grado di ribadire loro quanto li amasse e di esprimersi in modo aperto e sincero, cosa che non sempre riusciva a fare di persona. Alcune di queste lettere erano semplici espressioni di affetto, ma altre avevano un significato più profondo, che rifletteva le sfide che aveva dovuto superare nella sua vita. Poiché Diana è sempre stata in grado di trasmettere i suoi sentimenti attraverso le parole, è possibile che abbia lasciato qualcosa ai suoi figli durante i suoi ultimi mesi di vita. Nonostante William e Harry non abbiano parlato molto della madre dopo la sua scomparsa, l'incertezza è rimasta. C'è un ultimo messaggio che avete lasciato loro? Nel corso della loro vita, William e Harry non hanno parlato molto degli ultimi giorni della madre. Tuttavia, non hanno mai mancato di conservare i ricordi che avevano di lei. Il modo in cui li faceva sentire le persone più importanti del mondo, la sua capacità di farli ridere e la sua gentilezza erano tutte cose che ricordavano spesso. Le lettere che lei aveva inviato loro nel corso della loro relazione sono diventate tesori preziosi nel corso del tempo. La famiglia reale ha mantenuto l'abitudine di lunga data di mantenere le proprie comunicazioni private sotto i più alti standard di riservatezza. D'altra parte, le lettere di Diana venivano discusse in modo occulto. Alcune di esse erano state consegnate agli amici più intimi e ai membri del suo staff di fiducia, mentre altre erano rimaste tra le sue cose personali ed erano state conservate con grande cura. Nel corso del tempo, alcune di queste lettere sono state portate alla luce, rivelando così i sentimenti più profondi e genuini di Diana. Ha espresso i suoi sentimenti scrivendo: «Vivo ogni giorno per assicurarmi che sappiano di essere amati oltre ogni misura, perché sono la mia gioia più grande». Questo è stato scritto in una lettera che ha inviato a un amico intimo. In un'altra lettera inviata dopo il divorzio, ha detto di essere preoccupata per come William e Harry avrebbero affrontato la separazione. Ha dichiarato: «Voglio solo che siano felici e che crescano sapendo di avere un sostegno, qualunque cosa accada». Era chiaro che queste lettere erano una dimostrazione del suo amore incondizionato per i figli, ma sollevavano anche nuovi dubbi. C'era un ultimo biglietto che Diana aveva lasciato ai suoi figli prima di morire. Sembrava possibile che ci fosse dell'altro, considerando la franchezza con cui aveva scritto del suo amore e delle sue preoccupazioni. Una lettera d'addio scritta con l'intenzione che William e Harry la leggessero una volta cresciuti? Le speculazioni sono continuate per diversi anni. Alcuni ritenevano che tale lettera fosse stata conservata negli archivi reali, mentre altri pensavano che fosse uno dei numerosi documenti lasciati dalla donna e non ritrovati. Solo decenni dopo, quando una scoperta sorprendente ha riacceso l'interesse per le lettere di Diana, queste preoccupazioni hanno trovato finalmente una risposta. Il messaggio della lettera di Diana e il suo impatto. Nel 2024, una collezione privata messa all'asta mostrava che la principessa aveva scritto opere inedite. C'era una lettera in particolare che portava l'attenzione su un biglietto indirizzato ai suoi figli che era stato tenuto segreto per anni. Si pensa che sia stata scritta all'inizio del 1997 e che contenga la firma calda di Diana. Rifletteva molti dei sentimenti che aveva trasmesso in passato. Tuttavia, le sue dichiarazioni trasmettevano anche una sensazione più intensa della necessità di agire rapidamente. C'era qualcosa di più profondo nel suo messaggio. Nonostante il fatto che una parte significativa della lettera avesse ripetuto i suoi noti desideri, ovvero che i suoi figli crescessero sentendosi amati e sostenuti. Nei suoi pensieri, contemplava le difficoltà che avrebbero potuto incontrare, le richieste che il lavoro avrebbe imposto loro e la sua preghiera segreta, che avessero sempre il coraggio di perseguire la propria strada.
Le sue dichiarazioni assunsero un nuovo significato se considerate in relazione alle scelte che William e Harry avrebbero fatto negli anni successivi della loro vita. Diana aveva sempre voluto che i figli avessero delle opzioni e un senso di libertà, anche all'interno dei confini della vita reale. Aveva questo desiderio fin dall'inizio. Queste convinzioni hanno avuto un impatto significativo sul futuro che ogni individuo ha costruito per sé in vari modi. Quando sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sulla lettera, è nata una nuova discussione sulle ragioni per cui era stata tenuta segreta per così tanto tempo. L'occultamento è stato fatto di proposito. In poche parole, non l'avete vista. Ciò che è più importante è l'informazione che ha rivelato sulle speranze e sui sogni di Diana per il futuro dei suoi figli. Con la pubblicazione della lettera, sono tornate alla ribalta le discussioni sulle paure di Diana negli ultimi mesi di vita. La data del ritrovamento ha portato alcuni esperti a concludere che fosse stata tenuta nascosta per molto tempo, mentre altri hanno ritenuto che fossero passati solo anni prima che il suo contenuto venisse portato alla luce. Indipendentemente dalla motivazione, il suo messaggio veniva esaminato da un altro punto di vista in questo momento. L'esistenza di questa lettera non è stata una sorpresa per coloro che hanno fatto ricerche sulla biografia di Diana. Nel corso della sua vita, Diana è stata una persona costantemente schietta, che ha espresso spesso a parole i suoi pensieri e i suoi sentimenti. Le persone a cui teneva, in particolare William e Harry, avevano ricevuto un gran numero di lettere personali scritte da lei stessa. Rispetto ad altre lettere, questa in particolare si distingueva non solo per il contenuto, ma anche per l'aria di urgenza che aveva. Diana era stata molto schietta sulle sfide che aveva dovuto affrontare come reale, compreso l'incessante controllo a cui era sottoposta, e sulla sua volontà di evitare che i suoi figli vivessero le stesse difficoltà che aveva vissuto lei. D'altra parte, questa lettera dava l'impressione che avesse considerato molte più sfumature. Nonostante sia stata scritta solo pochi mesi prima della sua scomparsa, rappresentava pensieri che aveva enunciato da tempo, ma con un tono più urgente. Nel colloquio con William e Harry, sottolineò che la loro felicità era più essenziale di qualsiasi responsabilità reale, che erano amati senza condizioni e che non dovevano mai sentirsi incatenati dalle aspettative che venivano riposte su di loro. Diana aveva sempre desiderato che i suoi figli vivessero un'esperienza unica e diversa dalla sua. Nonostante questi concetti non fossero nuovi, c'era un aspetto importante che rendeva questa lettera notevole. Non era solo interessata a garantire alle persone l'indipendenza, piuttosto le spingeva attivamente a lavorare per ottenerla. Nel corso del tempo, il suo contenuto si è rivelato sorprendentemente predittivo, nonostante non prevedesse il futuro. C'era un pezzo che Diana aveva scritto sulle rigorose tradizioni della monarchia e su come fosse necessario per lei dare priorità alla propria realizzazione personale rispetto ai suoi doveri. Innanzitutto, sottolineò ai suoi figli la necessità di non perdere mai di vista chi erano veramente. Nel corso di molti anni, circolarono diverse voci sulla capacità di Diana di prevedere particolari eventi. Non si sentiva sicura, cosa di cui aveva parlato in lettere e discussioni precedenti. Anche se nella lettera a William e Harry non menzionava specificamente la prospettiva del pericolo, il tono della lettera dava l'impressione che avesse preso in considerazione l'idea di non essere sempre presente per consigliarli. Fin dall'inizio, la prospettiva di Diana sulla monarchia fu sempre complicata. Nonostante non abbia mai adottato totalmente le loro tradizioni, non le ha nemmeno mai rifiutate del tutto. Nonostante abbia espresso la sua disapprovazione per l'assenza di sostegno emotivo all'interno dell'organizzazione, è stata altrettanto esplicita nel lodare il contributo della famiglia reale al servizio pubblico. Con il passare del tempo, le sue prospettive sono cambiate e alla fine degli anni 90 era convinta che la monarchia dovesse subire una trasformazione per continuare a essere importante. In passato avevo condiviso questa idea con il grande pubblico, ma il messaggio che ho inviato in questa lettera era molto più intimo. Non solo si rese conto che i suoi figli sarebbero stati per sempre associati alla famiglia reale, ma sottolineò anche che la loro vita privata e le scelte che facevano nella loro vita personale erano altrettanto essenziali delle loro responsabilità sotto gli occhi del pubblico. Consigliò loro di essere aperti al cambiamento, di mettere in discussione le tradizioni che non contribuivano più al loro benessere e, soprattutto, di mettere al primo posto la propria salute e felicità. La lettera di Diana
sembra prevedere le direzioni che William e Harry avrebbero preso nella loro vita adulta in una serie di circostanze diverse. Nonostante fossero ancora giovani quando la mamma morì, le scelte che fecero negli anni successivi furono molto in linea con i principi che lei aveva inculcato loro. William, che un giorno sarebbe diventato re, riuscì a trovare un equilibrio tra le sue responsabilità reali e un atteggiamento contemporaneo nei confronti della vita familiare. Insieme a Catherine Middleton, ha deciso di crescere i suoi figli in un'atmosfera il più possibile normale, ponendo l'accento su una genitorialità attiva, cosa non comune nell'ambiente della famiglia reale. Dall'altra parte, Harry ha deciso di andare in una direzione diversa, costruendo la sua nuova vita con Meghan Markle. Nel 2021 ha scelto di ritirarsi dalle sue responsabilità reali, il che ha rappresentato una rottura significativa con le aspettative che erano state riposte su di lui fin dall'infanzia. Anche se la lettera di Diana non forniva una descrizione dettagliata del loro futuro, i concetti principali che conteneva li colpivano. Fornì un'ulteriore prova del fatto che aveva riflettuto su ciò che sarebbe accaduto in futuro, con la preoccupazione che i suoi figli un giorno sarebbero stati costretti a confrontarsi con lo stesso sistema che le aveva causato un grande dolore. Desideravo soprattutto che avessero la sensazione di essere in grado di prendere quelle decisioni da soli. Quando il contenuto della lettera fu reso noto al grande pubblico, si riaccese il dibattito sulla funzione della monarchia nel mondo contemporaneo. Le affermazioni di Diana suonarono più pertinenti di quanto non lo fossero mai state prima, dato che da diversi anni si parlava della necessità di un cambiamento dell'istituzione. Nonostante il fatto che la famiglia reale abbia subito molti cambiamenti dopo la sua scomparsa, alcuni conflitti continuavano ad esistere. L'opinione pubblica era sempre più spaccata tra coloro che ritenevano che la monarchia dovesse adattarsi al cambiamento delle circostanze e coloro che insistevano sulla conservazione della tradizione. Questa lettera servì a William e Harry per ricordare l'amore e il sostegno incondizionato della madre per tutta la loro vita. Per quanto riguarda il mondo, invece, è stata un'enorme dimostrazione dell'impatto eterno di Diana, una voce che ha continuato a risuonare per decenni dopo che lei aveva lasciato questo mondo. La discussione che ha circondato la sua lettera si è estesa alla sua prole, dando luogo a un dibattito più ampio sulla sua influenza sulla monarchia e sulle scelte che stavano determinando il loro destino. Durante la sua vita, Diana era considerata una persona dirompente, una persona che sfidava il quo consolidato in modi che mettevano a disagio molti di coloro che le stavano intorno. D'altra parte, con il passare del tempo, il suo impatto si è ampliato ed è diventato ancora più potente. Le lezioni che aveva impartito furono portate avanti dai suoi figli in vari modi. Guglielmo cercò di modernizzare alcune parti della monarchia senza abbandonarla. Inoltre, si impegnò a proteggere i figli da un'eccessiva attenzione da parte dei media, pur mantenendo un forte legame con la popolazione. Tenendo conto dei principi per cui Diana si era battuta, lui e Catherine Middleton giunsero alla conclusione che avrebbero cresciuto i loro figli in modo più tradizionale. La sua prospettiva su una monarchia contemporanea si è riflessa nella scelta di mandare i figli in scuole che non aderiscono alla tradizione reale e di creare un'immagine della famiglia più accessibile. D'altra parte, Harry ha deciso di andare in una direzione completamente diversa e ha infine delegato i suoi obblighi reali a un'altra persona. Nella storia moderna della monarchia, il suo allontanamento dalla famiglia reale è diventato uno degli eventi più significativi mai avvenuti. Durante le interviste, ha raccontato candidamente le difficoltà incontrate da bambino nel crescere, sotto gli occhi del pubblico e le aspettative che derivavano dalla sua posizione. Il desiderio di salvaguardare la famiglia di lei e il suo benessere personale fu la forza trainante della sua scelta di ritirarsi dalla situazione. Queste preoccupazioni erano simili a quelle che Diana aveva incontrato molti anni prima. La rivelazione della lettera di Diana ha offerto una comprensione più profonda delle motivazioni alla base di queste scelte. Ha espresso il desiderio che i suoi figli siano sempre in grado di prendere le proprie decisioni e che abbiano sempre la libertà di farlo. Si trattava di un messaggio estremamente efficace all'interno di un'istituzione in cui il dovere e la tradizione avevano sempre avuto la massima importanza. Invece di imporre loro un certo destino, aveva parlato loro della necessità di essere fedeli a ciò che erano. Inoltre, la lettera riaccese la discussione sul complicato legame di Diana con la famiglia reale.
Il periodo trascorso come principessa di Galles si distinse sia per il suo potere pubblico sia per le sfide che dovette affrontare nella sua vita personale. Nonostante il fatto che fosse venerata dal popolo in un modo che pochi reali precedenti avevano mai sperimentato, si sentiva spesso sola all'interno del palazzo, in modo aperto e onesto. Ha parlato della sua esperienza di essere ignorata, del suo desiderio di rendere la monarchia più accessibile e trasparente dal punto di vista emotivo e della resistenza che ha incontrato nel tentativo di raggiungere questi obiettivi. Nonostante i suoi sforzi per ridefinire il significato di essere un reale moderno non siano stati sempre accettati calorosamente, hanno indubbiamente modificato la prospettiva del pubblico nei confronti dell'istituzione. Per molti aspetti, i membri più giovani della famiglia reale, in particolare William e Harry, sono cresciuti in un mondo che non poteva ignorare completamente l'influenza che la madre aveva su di loro. Le loro opinioni sono state influenzate dai principi di Diana, indipendentemente dalla scelta di rimanere all'interno della monarchia o di distaccarsene completamente. Man mano che si scoprivano ulteriori informazioni sulla lettera, cominciavano a sorgere dubbi sulle ragioni per cui ci fosse voluto così tanto tempo per renderla di dominio pubblico. Alcuni pensavano che fosse stata nascosta di proposito al grande pubblico, mentre altri sostenevano che fosse stata tenuta privata per rispetto a William e Harry. La famiglia reale ha sempre mantenuto un alto livello di riservatezza sulle comunicazioni private, e poi, nel corso della storia, un gran numero di lettere significative sono state tenute segrete per un periodo di tempo considerevole. Tuttavia, il momento in cui è apparsa questa lettera è stato particolarmente cruciale, dato che la discussione sul futuro della monarchia era più accesa che mai. Il messaggio serviva a ricordare con forza i principi di Diana a coloro che avevano seguito la sua storia con grande attenzione. Non solo era un membro della famiglia reale, ma era anche una madre che si era impegnata a fondo affinché i suoi figli avessero una vita che andasse oltre il loro titolo. Grazie alla sua piattaforma, ha portato l'attenzione su argomenti che in passato erano stati trascurati. Era un'umanitaria, una donna che aveva messo in discussione un'istituzione che, all'epoca, non sempre apprezzava l'unicità. Era anche una donna che aveva sfidato l'istituzione. L'effetto emotivo dei suoi commenti si è esteso oltre l'ambito della narrazione. Nonostante fossero solo uno specchio del passato, riuscirono a comunicare un messaggio ancora attuale. Nonostante la monarchia continuasse a svilupparsi, gli stessi temi che Diana aveva sollevato alcuni decenni prima erano ancora presenti. Quando si tratta di un'organizzazione fondata sulla tradizione, che ruolo ha l'emozione? Quanto peso va dato al concetto di obbligo rispetto alla propria felicità? Inoltre, è possibile per la famiglia reale mantenere la propria storia e allo stesso tempo adattarsi al mondo contemporaneo? Le risposte che William e Harry hanno dato a queste domande sono state piuttosto dissimili tra loro. Nello stesso momento in cui Harry aveva preso completamente le distanze dal sistema, William aveva preso la decisione di rimanervi all'interno nel tentativo di apportare un cambiamento dall'interno. Entrambi questi percorsi, a modo loro, dimostrano le difficoltà che si incontrano quando si nasce in ruoli che comportano aspettative che non si sono scelte. La lettera scritta dalla madre aveva previsto tali difficoltà, nonostante fosse stata scritta in un periodo diverso. Diana voleva che i bambini si rendessero conto che la loro identità non era determinata semplicemente dall'istituzione in cui erano nati e che erano più dei nomi che gli erano stati dati. Man mano che sempre più persone venivano a conoscenza dell'esistenza della lettera, diventava evidente che la voce di Diana non era mai scomparsa del tutto. La sua influenza continuò a influenzare le decisioni prese dai figli, alimentando il dibattito sulla monarchia e ridefinendo l'idea del pubblico su cosa significasse essere un reale nel mondo moderno. Nel corso della sua vita, era sempre stata all'avanguardia, vedendo i cambiamenti nell'ambiente molto prima degli altri. Il mondo ha continuato a ispirarsi, a sfidare e a ricordare la signora che aveva ridefinito il significato di principessa. Anche se sono passati anni dalla sua morte, le sue parole rimangono fonte di ispirazione.